Ragazzi, buongiorno, questa è la rubrica dei miei investimenti, dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Dal mese scorso in realtà questa rubrica potrebbe addirittura chiamarsi il mio patrimonio, perché come avete visto ho iniziato a condividere esattamente quanti soldi ho ovunque. E così continueremo a fare da qui in avanti, qualsiasi sia la situazione. Anche nel caso in cui da un mese all'altro il mio patrimonio dovesse abbassarsi di molto. Cosa che tra l'altro è successa proprio il mese scorso, perché il mio patrimonio questo mese è in negativo di circa $25.000. Ovviamente nel corso di tutto questo video vi spiegherò qual è la ragione e da questo episodio di questa rubrica cambierò un attimo l'ordine di come snocciolo tutti i miei investimenti e gli asset che compongono il mio patrimonio, con l'obiettivo di rendere questo video e questa rubrica sempre più fruibili. Vi do giusto un indice prima di iniziare. Da questa puntata ordinerò i miei investimenti dai portafogli più vecchi, grandi e forse importanti all'interno del mio patrimonio, passando poi per tutti i miei portafogli, arrivando a quant'è la mia liquidità, quanti soldi cash ho, ed infine facendovi vedere tutti quelli che sono i miei investimenti alternativi. Per poi concludere come sempre, forse la parte anche più importante, con un commento conclusivo e tutti quelli che sono i progetti futuri di gestione di questo patrimonio. Detto questo, come sempre vi ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi prima di fare qualsiasi spostamento fate le vostre opportune considerazioni. Io in questa rubrica condivido la mia esperienza nella speranza che possiate trovare delle informazioni utili e magari nei commenti possiate lasciarmi qualche feedback costruttivo e si crea una discussione. Io in questo video vado molto spedito. Se non capite qualcosa o se volete approfondire, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate linkate un sacco di risorse. Mi piace lasciato, prendiamo il mio foglio Excel e andiamo in ordine con tutto quello che è il mio patrimonio. Tra l'altro questo foglio Excel una volta ultimato mancano pochissime cose, ve lo voglio anche condividere e rendere accessibile. Seguendo il foglio Excel partiamo con i miei portafogli sui mercati finanziari. Il più grande portafoglio qui è su Interactive Brokers, dove sto accumulando 2 ETF, uno sui mercati emergenti e uno sui mercati sviluppati, oltre ad avere altre 3 posizioni su Alibaba, Meta e Huya. Qui le uniche aggiunte rispetto allo scorso mese sono sui 2 ETF, ho investito rispettivamente $3.000 e $3.000 e come potete ben notare, nonostante abbia investito $6.000 in questo portafoglio, la sua grandezza è rimasta comunque identica perché nello scorso mese, nel mese di febbraio, come tutti avrete visto, i mercati sono scesi. Andando avanti con il foglio Excel, il mio secondo portafoglio qui è su Trading212. In questa piattaforma ho una torta a tema tecnologico che ho anche descritto in un mio vecchio video. Dallo scorso mese ho investito altre 2.000 sterline all'interno di questa torta e come potete vedere rispetto allo scorso mese questa torta sta ben performando, quindi ottimo lavoro, anche se poi io ho scelto queste posizioni da mantenere per i prossimi 5-10 anni, quindi è tra 5-10 anni che dobbiamo tirare le conclusioni. Comunque vi ricordo che se foste interessati a Trading212, qui sotto in descrizione vi lascio il mio link invita un amico, tramite il quale se vi iscrivete e depositate qualcosa nella piattaforma potete ottenere come bonus un'azione che valga fino a €100. Tra l'altro poi se vi interessa dentro la piattaforma trovate il mio profilo e potete vedere la torta tecnologica che sto portando avanti che vi faccio vedere qui ogni mese. Dopodiché sempre all'interno di questo portafoglio ho altre 2 posizioni, una su Malibu Boats e una su Tesla, entrambe in positivo rispetto allo scorso mese, quindi bene. Passando al mio terzo portafoglio, questo portafoglio è sempre su Trading212 ma su Trading212 ISA, un portafoglio speciale che utilizzavo quando ero residente nel Regno Unito. Qui non sto più toccando e aggiungendo nulla alle posizioni. All'epoca, come potete vedere, accumulavo un ETF sull'S&P 500, uno sui mercati emergenti e Berkshire Hathaway, e come potete vedere rispetto allo scorso mese questo portafoglio è leggermente in negativo, dato che i mercati, come dicevamo prima, nel mese di febbraio sono leggermente scesi. Dopodiché, andando avanti, sempre parlando di mercati finanziari, ho 2 portafogli con 2 robo-advisor, uno su Nutmeg dove avevo il mio Lifetime ISA quando ero residente nel Regno Unito, questo non lo tocco più, non investo e non tolgo più niente, rispetto allo scorso mese è leggermente negativo, e uno su Moneyfarm che come sapete sto provando insieme a voi, dove ogni mese investo 500 sterline e si trova in questo stato. Se vi dovesse interessare, entrambi i robo-advisor sono settati con il profilo di rischio più alto, dato che il mio orizzonte temporale è molto lungo. Andiamo avanti, passiamo a un'altra tipologia di investimenti. Qui si parla del mondo del peer-to-peer lending, per farla semplice prestiti ad aziende o persone che ci riconoscono un interesse in cambio di questo prestito. Qui investo in 3 piattaforme: Bondora, dove per la maggior parte si vanno a fare prestiti a persone, EvenFi, dove per la maggioranza si vanno a fare prestiti ad aziende, e Raycrowd, piattaforma italiana introdotta proprio negli scorsi mesi, dove si vanno a fare prestiti per progetti immobiliari. Il mio capitale in queste piattaforme non fluttua molto, anzi ogni mese mi vengono riconosciuti degli interessi, quindi tendenzialmente, a meno che un progetto non fallisca, il mio capitale va a aumentare mensilmente di questi interessi. Poi, come vi dicevo prima, in questo video io vado molto veloce, in descrizione anche di queste 3 piattaforme trovate approfondimenti e addirittura di
alcune di queste piattaforme trovate anche una mia recensione. Oltre al fatto che se poi doveste essere interessati trovate anche un mio link invita un amico se poi volete iscrivervi e avere qualche bonus all'iscrizione. Date sempre un occhio in descrizione. Proseguendo con il foglio Excel siamo arrivati alle cripto. Come vi ho già detto lo scorso mese, in questo momento sto accumulando settimanalmente $1.100, 85% Bitcoin, 15% Ethereum, utilizzando due piattaforme, OKX e Binance. Tra l'altro vi ricordo che in descrizione trovate ancora il mio link invita un amico per OKX perché in questo momento hanno un super bonus, una mystery box del valore di fino a $10.000 che potete ottenere se vi iscrivete tramite quel link e depositate $50. In ogni caso, come vi dicevo, nulla è cambiato, sto continuando ad accumulare settimanalmente $1.100. Tra l'altro Bitcoin e le cripto negli ultimi mesi hanno avuto anche un discreto rendimento, quindi bene, anche se questo mio piano da $1.100 ha un orizzonte temporale di 18 mesi, quindi vedremo tra 18 mesi cosa succede. Dopodiché vi sottolineo che ho prelevato quel che rimaneva da Nexo, perché dopo BlockFi e Celsius non vorrei mai che succeda qualcosa anche a Nexo, perciò per prevenire ho prelevato quel poco che rimaneva e sto utilizzando quei soldi per il piano d'accumulo che vi ho appena descritto. Dopodiché sempre qui nella parte cripto ho altre due posizioni di vecchie rimanenze di staking che avevo ancora prima che il mercato crollasse e quindi le sto semplicemente lasciando lì e aspettando che si sblocchino, investendo, insomma capendo pian piano cosa succede man mano che il mercato cripto si investe. Però voglio sottolineare che queste non le sto toccando, sono vecchie rimanenze, la parte importante è ciò che sto accumulando su OKX e Binance in Bitcoin e Ethereum. Detto questo, proseguendo passiamo a tutti i miei investimenti alternativi e le mie posizioni liquide. Qui abbiamo una parte di private equity, queste sono tutte aziende di cui posseggo una percentuale, anche piccolissima, che ho acquisito o investendoci tramite accordi privati o crowdfunding o lavorando in cambio di merci o miei servizi. All'interno del mio patrimonio scrivo soltanto la cifra alla quale le ho acquisite, anche se per esempio per quel che riguarda Horizon in questo momento la valutazione di quell'azienda è più che triplicata. Stessa cosa vale per Curve. Però io, per rimanere conservativo, fin quando queste aziende non verranno vendute, considero soltanto l'ultimo scambio. Ora, andando avanti con il foglio Excel, qui potete vedere ogni mio conto con la rispettiva liquidità all'interno di quel conto. E qui la cosa che mi fa ridere, dallo scorso mese, quando ho condiviso per la prima volta esattamente quanti soldi ho, la domanda che mi viene più fatta dagli amici è: cosa stai nascondendo? Potete crederci o meno, non sto nascondendo nulla. Questo è esattamente tutto quello che ho. E come ho già detto 1000 volte, vorrei cercare di sbandierare questo maledetto tabù sul denaro. Il denaro è uno strumento che tutti, volenti o nolenti, dobbiamo imparare a parlarne in modo proattivo, così da imparare e da correggere i nostri errori. Errori che io stesso continuo a fare e che man mano, anche condividendo il tutto, tramite anche i vostri commenti costruttivi, sto cercando di correggere e migliorare. Perciò ragazzi, e lo posso dire con serenità d'animo, no, non sto nascondendo nulla. E adesso arriviamo alla fine. Come vedrete, il mio patrimonio rispetto allo scorso mese è sotto di circa $24.000. Andando avanti, se ci date un occhio, per quel che riguarda la mia liquidità, rispetto allo scorso mese sono sotto di circa $30.000 se fate una somma. I motivi sono due. Nell'ultimo mese ho letteralmente girato il mondo. Ho fatto un viaggio che partendo da Dubai è passato per New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Seoul, Bali e ha fatto ritorno a New York per poi arrivare qui in Italia dove avevo degli eventi. E tutti questi viaggi mi sono costati circa $20.000, ma poi ne parleremo in dettagli in un altro video. Ed oltre a questo, lo scorso mese, e lo potete vedere nel mio foglio Excel nella riga MBD Deposit, che è il mio conto emiratino, ho pagato tutto insieme un anno intero di affitto nel mio nuovo appartamento di Dubai, che vedrete se vi iscrivete al canale, più l'arredamento che ci sto già mettendo dentro. E per questo lo scorso mese ho speso circa $20-25.000. Perciò potete già immaginare vagamente da dove viene il negativo sul mio patrimonio rispetto allo scorso mese. Comunque, continuando a seguire il mio foglio Excel, nella categoria Taxes, questi sono crediti o debiti che devo ricevere o saldare a 3 o 6 mesi con le mie vecchie aziende a Londra, che tra l'altro in questo momento pian piano sto chiudendo, ma anche di questo ne parleremo se vi iscrivete al canale. E dopodiché nell'ultima categoria potete vedere alcuni miei investimenti alternativi che ancora posseggo. Il primo, gli anelli, sono un progetto di cui ho già parlato in un vecchio video ma che vedrete in futuro, che comunque continuo a detenere e valgono €4.900. I Lego è una collezione Lego che ho comprato e di cui ho anche fatto un video all'epoca. E dopodiché qualche mese fa avevo anche acquistato un orologio, un Tudor, e lì potete trovare il prezzo a listino di quel Tudor. Per concludere, il mio patrimonio a fine febbraio 2023 ammonta a $400.469, in negativo rispetto al finire di gennaio di $24.189. E ragazzi, ci tengo a precisare che se vedete numeri diversi rispetto allo scorso mese, perché lo scorso mese avevo misurato un $418.000, invece attualmente nell'Excel vedete $424.000 come patrimonio dello scorso mese, la differenza sta nel fatto che sto ancora facendo qualche aggiustamento e sto ancora cercando di sistemare al meglio questo foglio Excel, quindi alcune cose mi sfuggono e alcune cose le sto migliorando. Comunque, per concludere, come vi dicevo prima, questo difetto rispetto allo scorso mese è motivato dal fatto che i mercati sì non sono andati benissimo,
pochissimo e quindi sono in negativo di qualche migliaio di euro da quel punto di vista, ma anche e soprattutto dal fatto che durante lo scorso mese ho avuto circa $40.000 di spese varie e questi, per carità, rappresentano un ridimensionamento del mio patrimonio in questo mese, ma spero e mi auguro che durante i prossimi mesi questi possano rappresentare una grande opportunità e un grande vantaggio, anche perché nel corso dell'ultimo mese e mezzo con tutti i miei viaggi ho registrato veramente una valanga di contenuti anche molto interessanti, che ovviamente verranno pubblicati in futuro, quindi se non volete perderli iscrivetevi, ma comunque possono rappresentare, per quel che mi riguarda, rappresentano anche un piccolo asset che ovviamente non posso scrivere a patrimonio, ma è comunque del lavoro già fatto che in futuro dovrebbe garantirmi una fonte di reddito. Semplicemente per quel che mi riguarda i soldi sono stati spostati in qualcosa che non si può misurare a soldi, ma che potremo vedere tra qualche mese se continuate a seguire questa rubrica. Comunque, se vogliamo fare un commento finale alla diversificazione del mio patrimonio, abbiamo un 72% di stocks, un 5,6% di peer-to-peer lending, un 7,2% di crypto, un 8,3% di private equity, un 4,2% di soldi liquidi e un 2,7% di investimenti alternativi. La parte in questo momento in difetto è la liquidità, che nei prossimi mesi devo cercare di riportare almeno un 10%, mentre per quel che riguarda il resto mi ritengo più che soddisfatto. Quindi, che dire, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri video e se volete continuare a seguire questa rubrica, lasciate un mi piace se volete che questo video raggiunga il maggior numero di persone. Spero che apprezziate tutta la trasparenza che sto cercando di infondere nel mondo della finanza personale in Italia. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!